Bentornati sul canale, dalla Fara e da Fuz. Oggi parliamo di slavi, in particolare degli slavi alpini. Bentornati sul canale. Come sempre un grazie ai nostri Patreon, ai nostri abbonati, trovate i link in descrizione per diventare dei supporter della Fara, a chi come Fuferito ci sopporta invece con i super grazie, e a chi non potendo o non volendo sottoscrivere abbonamenti di alcun tipo, guarda i video fino in fondo, li condivide e soprattutto si iscrive al canale e clicca la campanellina. Grazie mille a tutti. Qualsiasi sia la vostra scelta, è un ottimo modo per supportare l'operato della Fara. Negli ultimi video, tolta la credo bellissima diretta con Paolo Nardi, principalmente per merito suo, riguardo Tolkien e i rapporti con le fonti altomedievali, ecco, negli ultimi video, quelli appunto tradizionali di un quarto d'ora, 10 minuti, in cui io vi annoio con informazioni sul mondo longobardo, abbiamo trattato per 2 volte di scontri fra longobardi e slavi. Non abbiamo terminato questo genere di video e questo genere di eventi da raccontare, ma credo che sia doveroso dare un po' di spazio a questi coprotagonisti, gli slavi. In particolare, vista la poca luce che hanno avuto nella storiografia tradizionale italiana e anche poi nell'immaginario che tutti noi abbiamo sull'alto medioevo germanico del periodo delle migrazioni e delle invasioni barbariche. Sì, perché quando noi parliamo degli slavi con cui si scontrano i longobardi, si scontrano a 2 passi dal confine del ducato di Cividale, si scontrano nelle valli del Natisone, i longobardi in un certo periodo riescono a gestire del potere amministrativo sui territori slavi del sud della Carinzia, quindi veramente a 2 passi da quello che era il ducato più orientale della Langobardia Maior. E quindi, a maggior ragione, chi erano questi slavi? In uno dei video precedenti abbiamo già accennato come gli studiosi del tema slavo tendano a suddividere le popolazioni fra slavi orientali, slavi occidentali e slavi meridionali. Ovviamente gli slavi della penisola balcanica vanno a definirsi come slavi meridionali. Il Friuli, per la sua posizione geografica, è chiaramente la porta d'Italia, ancora una volta, non solo per le popolazioni germaniche, ma anche per quelle slave. E già all'epoca dei Longobardi. Però, se leggiamo Paolo Diacono, se leggiamo i nostri libri di testo a scuola, alcuni di voi lo sanno, io insegno alla primaria e con la Fara portiamo le nostre lezioni alle medie, alle superiori, all'università, ecco che la questione slava viene sempre lasciata sullo sfondo. Attualmente probabilmente solo per una questione di tradizione. Si è sempre fatto così. In passato invece per una questione principalmente politica. Tenere la questione slava fuori dai confini della patria era qualcosa che giocava a favore degli stati nazionali, in particolare di uno stato nazionale giovane, debole e con i piedi d'argilla come era quello italiano. Ma noi che qui siamo a discutere di storia altomedievale, di archeologia e soprattutto di come questo meraviglioso periodo, quello dell'epoca delle migrazioni, abbia influito sull'identità dell'intera Europa e non solo dell'Italia, troviamo che sia fondamentale invece dare il giusto peso a questi vicini veramente vicini, più di molti altri delle popolazioni che ci avete sentito citare. Sicuramente più vicini dei Franchi, ma adesso vedremo, probabilmente anche più vicini degli Avari, per dire. Sì, perché gli slavi, nel momento in cui i Longobardi arrivano in Italia, la conquistano, vi si stanziano, quindi nel periodo di interesse della Fara, orbitano nella grande lega, se mi è passato un termine anacronistico, capitanata dagli Avari, questa popolazione proveniente dall'estremo oriente e probabilmente imparentata con altre genti turche,
che appunto comanda anche su questi sottoposti, che utilizza spesso un po' come fanteria e un po' come stato cuscinetto rispetto alle altre popolazioni germaniche che invece si trovano più a occidente nel continente europeo. Di conseguenza, come voi ben sapete seguendo questo canale, Longobardi e Avari fra VI e VII secolo sono in contatto, tanto che all'inizio del VII avremo un'incursione avara particolarmente famosa o famigerata nel Ducato del Friuli. La questione è che spesso in queste incursioni dovevano essere presenti anche degli slavi, come sottoposti o come schiavi o una via di mezzo fra queste cose. Della divisione in 3 blocchi fra slavi occidentali, orientali e meridionali, che è valida sicuramente per i secoli successivi, non possiamo essere altrettanto certi per quello che riguarda proprio i primi slavi che vediamo a contatto con i Longobardi fra VI e VII secolo. Perché? Perché la storiografia tende a definirli come slavi alpini. Approfondiremo poi dove si collocano, quali sono i loro regni o ipotetici tali, ma da un punto di vista strettamente geografico, le partecipazioni a questi agglomerati protostatali successivi alla perdita di potere degli Avari in particolare, o coeva alla loro presenza ma in un'ottica di indipendentismo, ecco che si colloca proprio a cavallo fra gli slavi meridionali e gli slavi occidentali. Non sappiamo se gli slavi che vengono citati nella battaglia di Broxas o quelli che portano alla sconfitta l'ego del duca Ferdulfo possano essere dichiaratamente annoverati fra gli slavi alpini, ma sicuramente appartenevano alla stessa tipologia, alla stessa famiglia di pionieri che si affacciano sul mondo mediterraneo proprio attraverso le valli che comunicano con il mondo longobardo. Inoltre, come sempre, diciamo che bisogna essere molto prudenti con le questioni di identificazione etnica. In particolare per la questione slava ci sono 3 letture tipiche, canoniche, su come questo piccolo gruppo rimasto ai margini del mondo linguistico indoeuropeo improvvisamente si espande e diventa uno dei principali. La prima ipotesi è la pura migrazione. Popolazioni si spostano e colonizzano il territorio. La seconda è l'acculturazione e l'imitazione. Quindi non sono le popolazioni a spostarsi, ma è il loro sistema di vita che funziona e viene imitato dai vicini. Il terzo è l'ibrido fra queste 2 chiavi di lettura, quindi un movimento di popolo effettivo e in più una acculturazione delle popolazioni con cui si viene in contatto. Probabilmente la terza ipotesi è quella più possibile e sicuramente quella che attualmente viene preferita dal mondo degli studi. Quando parliamo degli slavi nell'arco alpino orientale, in particolare in Italia, in Friuli, in Trentino, in Veneto, spesso si fa riferimento alla cosiddetta cultura di Kotlash, o Kotlak, o Kotlac. Le mie pronunce sono pessime anche in italiano, riesco a citare i nomi tolkieniani con l'accento friulano, quindi non prendetevela con me, ma cercate nella bibliografia. Credo che la pronuncia migliore sia Kotlash. In ogni caso, questa cultura materiale, che sembra essere propria del IX-X secolo, appartiene chiaramente a un periodo successivo rispetto a quello che ci interessa, ma che in effetti si presenta nelle zone nord-orientali della penisola italiana. In particolare, nel contesto friulano, questa cultura viene collegata all'invito da parte del patriarca di Aquileia di popolazioni slave, appunto, a ripopolare tutte quelle zone del Friuli devastate dalle scorerie magiare, tanto che un'intera parte della pianura friulana venne chiamata all'epoca addirittura Vastata Ungarorum. Questi slavi, però, questi slavi di IX-X secolo, non sono quelli di cui leggiamo in Paolo Diacono. Quelli di cui leggiamo in Paolo Diacono devono essere piuttosto collegati a 2 istituzioni che troviamo presenti in Fredegario, ad esempio, lo storico franco, cioè il regno di Samo, il regno di Carantania o Carantana.
Il regno di Samo in particolare andrebbe collegato con un'insurrezione slava contro la dominazione avara, che nel VII secolo era impegnata in un'alleanza con i persiani in chiave anti-bizantina e che quindi, avendo allentato la presa sull'Europa centrale, avrebbe permesso appunto questa insurrezione e la creazione di questo regno fra la zona ceca, slovacca e la Moravia, e che parrebbe però non essere sopravvissuto al suo fondatore. Questo, secondo Fregario, un mercante di nome Samo che si unisce alla rivolta, ne diventa il condottiero, arrivando ad avere 12 mogli, infiniti figli, eccetera, eccetera. Un'altra realtà, forse più storica, pare essere appunto il regno di Carantania o di Carantana, questo sito collegato a quello che è l'ipotetico regno di Samo, però a meridione, e quindi più vicino alle attuali Austria e Slovenia. Parliamo quindi delle zone della Carinzia slovena, della Carniola, di parte della Stiria e di parte della bassa e dell'Alta Austria, che avrebbe creato questa istituzione slava protostatale per la prima volta indipendente sul territorio di quello che è l'Europa occidentale. Gli slavi poi con cui hanno a che fare i Longobardi sarebbero qualcosa di ancora precedente, cioè quando gli elementi di popolazione slava appartenenti alla Confederazione Avara si muovevano in maniera più o meno indipendente lungo il confine. E quale confine? Proprio quel confine che unisce il centro Europa ai Balcani e che può passare attraverso, per esempio, la Valle del Natisone, la località Broxas, forse San Quirino, e che quindi andrebbe a identificare la presenza degli slavi nelle valli alpine più interne già nel periodo fra la fine del VI e l'inizio del VII secolo, arrivati quindi al contatto col mondo longobardo perché a loro seguito, all'interno di quella grande macro migrazione, movimento di popoli che vedeva nei Longobardi, quelli che noi spesso chiamiamo i ritardatari del periodo delle migrazioni germaniche, e negli Avari, la spinta alle loro spalle, trovava appunto gli slavi probabilmente nel mezzo, schiacciati fra una popolazione che si spostava e un'altra che li comandava e che li spingeva, e con un brevissimo spazio di manovra in cui provare ovviamente a ottenere il meglio possibile con scorrerie e con la scarsa indipendenza che veniva concessa loro dai comandanti avari. Ci troviamo quindi di fronte a un quadro molto complesso, molto interessante e che solo ultimamente è stato indagato dal punto di vista archeologico, o meglio, che solo ultimamente ha visto l'analisi più oggettiva possibile e incrociata dei dati archeologici. Perché? Perché per lungo tempo lo studio delle popolazioni slave, più a lungo di tutte le altre, ma con modalità che ci sono, ahimè, piuttosto familiari, ha patito proprio la questione dei rapporti italo-jugoslavi, quindi la questione delle terre irredente prima, poi degli esuli dalmati e istriani dopo, tutte cose che nulla hanno a che fare con il periodo del VI e del VII secolo, né tantomeno con la legittimità delle popolazioni parlanti lingue slave di essere presenti sul territorio italiano, ovviamente. Ma la politica, come sempre, frena, influenza e indirizza gli studi. Negli ultimi decenni, con il venire meno di queste pressioni, grazie soprattutto all'Unione Europea, all'ingresso della Slovenia nell'UE, ai rapporti meno conflittuali, eccetera, finalmente gli studi si sono incrociati e si è disposti da entrambe le parti a guardarli con occhio più oggettivo. Vi lascio in descrizione una bella tesi riassuntiva su questo argomento, recente tra l'altro, di 3-4 anni fa, credo, proprio sugli slavi in Friuli nell'arco alpino orientale, in cui tutta la prima parte riguarda la storia degli studi. È affascinantissima se vi volete prendere in questo trip. Non vi ho dato tantissime informazioni, me ne rendo conto, però fatemi sapere nei commenti. Io credo che pochissimi di quanti si appassionano di storia in Italia in questo momento, nel 2024, abbiano anche solo l'opportunità di prendere in considerazione la questione slava, perché ancora oggi è una questione lasciata ai margini.
Certo, anche all'epoca era ai margini del regnum e ai margini del ducato, ma non vuol dire che non fosse qui e non fosse qui per restare. Se siete curiosi, in particolare vi invito a fare una ricerca sul meraviglioso comune di Resia. Resia è nella zona montana del Friuli, mi raccomando non in Carnia, e ha un dialetto, chiedo scusa, una variante di lingua slava particolarmente caratteristica, tanto che negli studi più antichi, più datati di inizio del Novecento, si ipotizzava addirittura una radice russa. In realtà probabilmente è una radice molto arcaica, visto che proprio in quei siti si trovano segni di stanziamento già dall'Alto Medioevo. Se ricordate l'immagine di copertina del primo video sugli scontri fra Longobardi e Slavi, c'era un piccolo reperto, una mucca e un toro. Ecco, quello viene proprio dal piccolo museo archeologico di Resia. Approfondite se vi interessa questo argomento o se volete fatemi sapere se volete un video su questo argomento e magari potremo invitare di nuovo Angela Borzacconi, la direttrice del museo di Cividale, Museo Archeologico Nazionale, che a Resia ha lavorato, perché è un tema incredibilmente interessante. E anche oggi, nella quotidianità di tutti i giorni, io ho avuto il piacere, ad esempio, di lavorare per anni all'interno della scuola bilingue primaria italiana e slovena di San Pietro Natisone, che in friulano si chiama San Pieri dai Sclavons e che mostra fra i ritrovamenti archeologici alcuni dei più antichi precedenti a quel innesto di popolazioni slave successive alla vastata Hungarorum. Quindi, come vedete, era il mondo alto medievale un mosaico molto più complesso di quello che noi oggi tendiamo a riconoscere. Riguardo ai rapporti con i Longobardi e queste popolazioni slave che, soprattutto sul bordo del confine del ducato, non paiono strutturarsi in maniera statale o protostatale, le fonti sono ambigue. Pare di capire che in alcuni contesti ci sia una preminenza del ducato longobardo. Vi ho già citato la nostra esperienza nell'aver attraversato il confine a piedi insieme a un'associazione Landscapes della Val Canale, per raggiungere il sito di Maclaria, che non era un sito longobardo e attualmente è in Austria, non so se sia Magler adesso, e che comunque appunto rispondeva all'autorità del ducato cividalese, ma apparteneva a una cultura materiale più vicina a quella slava. E in altri casi però abbiamo invece gli scontri in cui le popolazioni slave irrompono sul territorio del ducato friulano e razziano. Dal punto di vista poi di Paolo Diacono trovo estremamente affascinante e credo anche illuminante nel rendere la normalità di questi rapporti che a noi oggi sfugge, nell'episodio in cui Paolo ci racconta la fuga di suo nonno proprio dalla prigionia avara in Pannonia, quindi in Ungheria. Lungo il viaggio di ritorno lui a un certo punto viene accolto poco lontano dall'arrivo a casa, ma ormai stravolto e privo di energie, e ad accoglierlo è una donna di un villaggio slavo. E Paolo è molto esplicito in questo. E non doveva essere ormai lontano da Cividale, quindi vuol dire che erano già lì, erano stanziati, vivevano. Questa era una donna anziana che lo tiene nascosto dal resto della popolazione per proteggerlo. Quindi veramente guardare all'Alto Medioevo è guardare alle radici di questa nostra Europa e probabilmente farlo in maniera più libera possibile dai preconcetti è l'unico modo per capire chi siamo veramente. Bene, alla prossima e mandi!